Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale, mi chiamo Alessia Essere Journal e oggi progetteremo il tema di ottobre che sarà ispirato all'autunno. In realtà ne ho già fatto uno in passato che ve lo lascerò qui come clip in cui vi mostro le paginette che avevo fatto, ma non mi dà abbastanza soddisfazione, nel senso che l'ho fatto ancora quando che le mie skill di disegno e mi stavo ancora approcciando al bullet journal, insomma non era tutto un granché. Quindi voglio rifarlo, farlo meglio, farlo fatto secondo quello che penso io, perché in realtà quello lì credo di averlo copiato da Amanda Riccioli o qualcuno del genere, quindi non era neanche idea mia, l'avevo preso appunto come ispirazione per provare ad approcciarmi al bullet journal, però voglio farlo fatto meglio, fatto da me e con delle skill di disegno migliorate e anche con delle proporzioni migliorate. Fatemi sapere nei commenti se sarò riuscita in questa impresa. Comunque, come diciamo doodle sicuramente ci saranno le zucche, le foglie, forse anche fantasmi. Adesso devo un po' capire se accorparci anche Halloween, però penso proprio di sì perché come tema potrebbe starci bene. E sarà gran parte disegnato, quindi come sapete trovate tutto giù in info box, tutto quello che utilizzo. E dato che ho visto che ultimamente i video in cui vi spiego quello che faccio li apprezzate, ho deciso di cominciare a farli tutti così, quindi ci vediamo nel video in cui comincio le mie pagine di bullet journal e vi spiego quello che sto facendo. Eccoci qua, allora come prima cosa ho cancellato tutto quanto con la gomma pane. Sapete che comunque io di solito disegno tutto sempre prima di iniziare il bullet journal, però in questo caso non ho avuto troppo tempo durante questo mese di settembre perché tra ripresa lavoro mi sono imposta nuovi obiettivi di cose da fare eccetera, non ho avuto per niente tempo di diciamo mettermi già a cancellare cose, anzi vedrete che comunque una parte la progetteremo proprio insieme durante questo video perché non ho avuto il tempo di pensare a come farla e quindi bando alle ciance, ho iniziato con la parte della pagina della cover page in cui ho voluto mettere in primo piano il titolo October, che mi sono ispirata a una pagina che ho trovato su Pinterest, mi piaceva un sacco, ho un po' combinato vari elementi che ho trovato in giro e questo tipo di font un po' tipo mosso, diciamo così, quindi con quelle mini ombrette mi piaceva un sacco, quindi l'ho provato a replicare e poi diciamo ho iniziato a colorare i vari elementi che ci sono sul lato della pagina. Ho creato una specie di pattern con elementi caratteristici di ottobre, che in realtà sarebbe più dell'autunno, sarebbe stato forse più giusto per il mese di settembre, ma a quanto pare ci piace per ottobre, quindi ce lo teniamo per ottobre. E ho fatto foglie, giustamente, foglie gialle, foglie rosse, zucche, quindi classica forma della zucca che è molto semplice da replicare, basta appunto partire dal centro con degli ellissi e poi continuare sui lati e la zucca vi viene perfetta e non serve complicarsi troppo la vita. Poi ho aggiunto dei piccoli elementi anche riferenti ad Halloween perché ho detto dai, è giusto che ci stiano, dato che comunque ho voluto fare il tema di, diciamo, un po' più autunnale a ottobre, meglio collegarlo un po' forse ad Halloween, quindi ho aggiunto fantasmini, un po' di ragnatele, poi foglie verdi, foglie gialle e niente, ho creato un pattern che in realtà mi è venuto anche abbastanza carino, devo ammettere, soprattutto come combinazioni di colori. Comunque per colorare tutta questa pagina e anche le pagine successive ho utilizzato dei colori a pastello a matita perché appunto non avevo dei pennarelli con me, ero in trasferta diciamo, quindi ho un po' improvvisato con quello che avevo dietro e devo dire che in realtà è la prima volta che creo un tema totalmente con colori a matita, ma quasi quasi mi piace di più dei pennarelli. Infatti ho fatto quasi un ragionamento di dire potrei iniziare a usare molto di più le matite e lasciare andare un po' di più i pennarelli. Uno perché comunque pennarelli uguale plastica e se riesco a evitarle meglio. Giustamente li ho già comprati, quindi comunque quelli che ho devo utilizzarli e ne ho parecchi a dir la verità. Però comunque è un'opzione da valutare anche i colori a matita perché ti permettono di controllare meglio il tratto, di creare sfumature, di premere meno, premere di più per appunto creare colori più intensi, meno intensi, che in realtà si può fare anche con i pennarelli, con la stratificazione, però diciamo anche per pagine un po' meno spesse, quindi con bullet journal non per forza di qualità come può essere un bullet journal di Tiger, va sicuramente meglio dei colori a matita perché sicuramente non trapassano la pagina. E niente, mi ha stupito perché non avevo mai pensato effettivamente di realizzare una
un tema di bullet journal con i colori a matita e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa, anche perché anche il lettering è venuto benissimo, sembrava quasi colorato a pennarello, alla fine basta premere un po' di più, consumare un po' più di la punta, però viene sicuramente molto molto bene ugualmente, quindi da tenere in considerazione. Giustamente gli unici colori a matita che potevo avere ancora da rimasugli delle medie, quindi vi parlo di ormai 10 anni fa, sicuramente sono Giotto perché gli unici colori a matita che contemplavo io, perché no, gli altri colori a matita non li reputavo abbastanza validi per le mie forme artistiche, diciamo, ecco. Quindi ecco, ho completato il mio lettering, ho creato, diciamo, dei contrasti di colore che stavano bene anche con il pattern. E passiamo alle pagine successive. Qui, come vi dicevo, non le avevo programmate, quindi mi sono messa, diciamo, a disegnarle così su due piedi. Ho tirato fuori qualche idea, ho provato a fare degli schizzi, ho visto che più o meno l'idea di tenere una pagina con un po' di pattern e l'altra metà pagina con gli habit tracker poteva essere carina, quindi niente, ho disegnato, poi ho cancellato tutto con la gomma pane che appunto lascia intravedere un minimo, e ricalcato tutto con il fine liner, che è l'unico pennarello che ho utilizzato durante l'intero video, perché è l'unico che mi permetteva di... Scusate se tipo durante queste riprese ci sono un po' di cambi di messa a fuoco, ma ho usato un vecchio telefono per riprendere per fare queste riprese, e a volte quando che mi avvicinavo troppo alla telecamera toglieva la messa a fuoco. Quindi bando alle ciance e ricominciamo. Dicevo, appunto ho voluto creare di nuovo questo pattern con gli habit tracker di fianco, e anche qui ho ripreso gli stessi colori, gli stessi elementi, e devo dire che è venuto molto molto carino e anche pulito, quindi semplice, non ha troppi fronzoli, e anche i tracker li vedo molto molto bene allineati, senza niente in più, diciamo. Cioè trovo quasi eccessivi quegli habit tracker o mood tracker molto spesso che riprendono alcune forme e sono molto molto ripetitivi con dei doodle, per esempio. Io preferisco una cosa lineare, facile da compilare, che diciamo in 2 secondi capisci che giorno è, perché magari c'è un fiore non capisci che giorno era, magari, a meno che non ti metti a scrivere tutti i numeretti per tutti i tracker e diventa lunghissimo. Voglio una cosa, diciamo, immediata e facile da compilare. Poi, passando ai social tracker, ho deciso appunto di creare delle zucche, dato che ne avevo solo 4, era per, diciamo, creare dei decori anche nella pagina diciamo di destra, perché altrimenti non ci sarebbero stati troppi disegni, e allora ho detto vabbè, faccio le zucche, e poi con la cancellina ho creato dei rettangoli in cui andrò a scrivere, diciamo, i numeri finali di questo mese. Ho fatto il solito content ideas, che mi segno appunto con idee di contenuti da fare, e poi un mini pattern sull'angolo in basso a destra. Qui ho sempre usato un colore oro, che è appunto il colore oro della Giotto, che era bellissimo e rispecchiava un sacco il colore dorato delle foglie, e quindi ci stava un bene assurdo con questo tema, e l'ho usato dappertutto come colore, diciamo, chiaro, che univa tutto il tema. Qui poi ho ricalcato le scritte social tracker, perché appunto le avevo fatte col fine liner e non rispecchiavano tutte le altre, che erano appunto come fosse effetto brush pen, quindi le ho ricalcate e gli ho creato gli spessori. E poi appunto ecco, questo è il risultato. Anzi, dato che è comparso l'iscriviti, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, perché sapete che mi diciamo supportate in questo modo e mi fate capire che i contenuti che creo sono apprezzati. Comunque, passiamo al visione mensile. Qui appunto non sapevo come scrivere October, è noioso sempre metterlo in cima dato che è precompilato, e ho detto perché non prendere un foglio di carta e incollarcelo sopra e farlo più grande, riprendendo appunto quello della cover page, e così ho fatto. Quindi ho preso un foglio di carta, l'ho strappato in modo che ci stesse fatalità nell'angolino che si veniva a creare, dato che il mese iniziava verso fine settimana, quindi avevo un po' più di spazio in altezza, e ho detto lo sfrutto tutto. Quindi ecco qua, l'ho incollato con la mia colla panda, anzi no, koala, scusate, famosissima colla koala che ho preso alla pesca di beneficenza del mio paese, quindi bellissima. E niente, ho aggiunto un po' di doodle, e dopo sono passata alla pagina successiva in cui c'è le spese e gli incomes.
Qui ho usato dei pezzi sempre di carta strappata che avevo preso da sempre lo stesso foglio di ottobre, li ho incollati un po' a caso per creare un po' un effetto, diciamo, overlay, che in realtà è risultato anche quasi carino, e poi sopra ho aggiunto i soliti doodle e anche qui diciamo che la paginetta è stata completata, ha reso tutto quello che doveva rendere e è diventata molto carina. E giustamente ho usato tutti quanti gli stessi colori e come sempre, come vi ho detto, trovate tutto in info box di tutto quello che ho utilizzato. Questo è il tema finito, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video.